Ciao a tutti ragazzi, sono Nelirfa e oggi mi trovo su V-Rising. Allora, iniziamo a vedere come inizia il gioco e a prendere le prime nozioni di base. Allora, innanzitutto nasciamo dalla nostra tomba, come potete vedere, o meglio, la nostra bara in questo caso. Quindi con space bar usciamo e iniziamo il gioco. In questo momento io sto giocando in modalità PvE e ho creato un mio server privato. In questo modo potrò anche andare a cambiare alcune funzioni, come per esempio la raccolta, eccetera, come funziona su tutti gli altri giochi. Allora, a questo punto dobbiamo andare a collezionare le nostre ossa. Allora, facciamo un bel salto, dobbiamo uscire da questa cripta e una volta usciti troveremo il vero e proprio mondo di gioco. Dunque, allora, in questa modalità PvE ovviamente non andremo a fare gli assalti o i raid agli altri castelli, quindi non potremo nemmeno andare a uccidere gli altri giocatori come avviene normalmente sul PvP, ma avremo anche delle missioni da andare a fare, come in questo caso andare a collezionare le ossa. Credo che dovrebbe essere anche la stessa cosa per quanto riguarda PvP, ma di certo non ve lo posso dare. Allora, perché dobbiamo andare a collezionare le nostre ossa? Perché se andiamo a fare il tasto Tab, vedete qua abbiamo il crafting. Andando a, adesso ancora non ho la ricetta, infatti prima di collezionare le 30 osse non avrò la ricetta, perché vedete qui sotto c'è scritto che vado a sbloccare la ricetta della spada di ossa, quindi sarà la prima arma che andrò a utilizzare. In questo momento io non ho nessuna arma, quindi dovrò andare a uccidere a schiaffi e pugni sto scheletro. Ogni animale che andrò a killare, quindi a uccidere, mi darà alcune cose, e in questo caso mi ha dato ben 30 ossa, quindi ho finito la mia missione e vado a fare quindi claim, cioè vado a ritirare il mio premio. Allora, in teoria adesso dovrebbe essere stata sbloccata, vedete c'è scritto anche qua la mia ricetta, quella che vi dicevo all'inizio. Quindi andiamo a vedere in crafting e vedete che ho la ricetta, la prima ricetta di questo gioco per andare a creare la mia prima arma, ossia appunto la spada di ossa. Per farlo servivano semplicemente 14 ossa, io ne ho raccolte 30, quindi mi vado anche ad avanzare. Basterà semplicemente andare a cliccare sopra e vedrete che incomincia il crafting. Il crafting lo possiamo fare tranquillamente, non c'è bisogno di andare a utilizzare dei banconi ovunque dove ci troviamo, quindi in qualsiasi posto della mappa. Dunque, allora 8 secondi e quindi vado a craftarmi la mia bella arma. Allora, una volta che l'ho craftata, quindi l'ho fabbricata, vedete che me l'ha messa sul tasto 1. Ovviamente la potrò andare anche a spostare, ma diciamo che va bene così. Ora dovrò andare a uccidere 3 nemici andando a utilizzare questa bella arma, che sarà molto semplice andare a far fuori questo scheletro. Allora, c'è da dire che comunque alcune ricette, una volta sbloccate, richiederanno non solo le ossa, ma anche altri materiali, ovviamente. Per esempio, per andare, magari lo vedremo più avanti, a creare l'armatura. Qui c'è una cripta dove noi andiamo a raccogliere un po' di roba. Dicevo, per andare a creare la nostra prima armatura ci richiede la pelle. Per trovare la pelle dobbiamo semplicemente andare a uccidere degli animali diversi, quindi dei mob, dei nemici diversi, ossia gli animali che quindi ci forniscono non solo il sangue ma anche la pelle. Dunque, allora vediamo se in questo momento no, non ce la fa vedere la mappa, quindi volevo spiegare un attimo le cose sulla mappa. Vabbè, allora procediamo andando a killare un po' di mob. Allora, c'è da dire che questo gioco, essendo prendendo i panni di un vampiro, ovviamente io di notte, vedete che qua c'è questa specie di cerchio, chiamiamolo così, con degli orari. I numeri, quelli lì azzurri, sono il ciclo durante la notte e invece quelli gialli il ciclo durante il giorno. Essendo un vampiro, quindi durante il giorno non potrò stare molto alla luce del sole, anzi veramente pochi secondi da quello che ho potuto notare, e perché vado, come sapete, i vampiri vivono solo la notte, quindi mi andrò a bruciare e morirò.
quindi è indispensabile in questo caso o trovare un posto all'ombra o entrare all'interno di qualche edificio oppure andarci a costruire magari la nostra base, perché è anche possibile in questo gioco andare a costruire la propria base, dove andremo poi naturalmente a inserire delle casse, quindi andare a mettere via dei materiali, e ovviamente nella situazione del PvE non sarà attaccabile, invece per quanto riguarda il PvP potrò subire dei raid. Vabbè, comunque adesso la mia missione è stata anche questa finita, è stata conclusa, e quindi vado a claimare il mio premio. Allora, vedete che mi ha dato un bone ring, ossia un anello di ossa. Posso andare anche a creare questo qui perché tranquillamente richiede soltanto, come potete notare, 18 ossa e ne avevo raccolte un bel po'. Ovviamente stando ferma qui, come potete notare, il mob è rinato, adesso mi attaccherà mentre io sto craftando. Ovviamente sarei dovuta magari mettermi un po' più in disparte, però vabbè, vediamo se si riesce. No, non posso, vabbè, scappiamo, tanto è lentissimo. Ecco, allora no, ne ho fatti due, mannaggia, vabbè. Non ne volevo creare due, sono andata a sprecare un po' di ossa, però vabbè, tanto non è un materiale di quelli rari. Allora, se invece cercate materiali rari, ho fatto anche un bel video di come trovarli in maniera semplice e veloce, quindi andando a utilizzare la minimappa, o meglio, scusate, ho sbagliato, la mappa interattiva volevo dire. Mi sono sbagliata perché ho visto che ci sono i topi e stavo pensando come spiegarvi un po' la questione dei topi. Allora, i topi sono abbastanza utili, qua ne trovate un po', vedete che qua me lo dà qui. Infatti i topi possono essere anche mangiati e ci daranno un piccolo ammontare di sangue, quindi proviamo a vedere. Vedete, se io lo vado a mangiare, vedete che qua mi va a crescere, quindi dobbiamo andare a catturare anche questi topi praticamente. Ma poi ho notato che servono anche in alcune ricette di crafting, quindi se avete trovato i topi andate a raccoglierli e a catturarli. Insomma, è abbastanza semplice, basta semplicemente andare vicino e cliccare il tasto F. Eccolo qui un altro, perfetto. Qui è veramente pieno di topi. Allora, da quello che ho notato, i scheletri vanno a rilasciare soltanto le ossa, perché in effetti non hanno nient'altro, non hanno né la pelle né il sangue. Allora, vediamo se andando... Ah, come ha lasciato? Ora uccidiamo tutti questi. Alcune cose, anche questi vasi, hanno lasciato delle pietre, perché poi bisognerà ovviamente andare a raccogliere anche risorse come per esempio la pietra, la legna, eccetera. Allora adesso cosa dobbiamo fare? Dovevamo andare a farci la Shadow Bolt. Allora andiamo a vedere, perché parlando poi mi sono... che cos'è la Shadow Bolt? Dunque, allora, la Shadow Bolt è questa qui, vedete, questa skill, perché inizialmente abbiamo già delle skill. Allora, dobbiamo andare a uccidere un nemico, però andando a fare il tasto R, ok? E ce la prendiamo con questi belli scheletri. Allora, vedete che è una striscia così. Allora, dobbiamo andare a fare 2 volte. Ok, l'abbiamo fatto e quindi abbiamo concluso la nostra missione. Allora, adesso andiamo a raccogliere le nostre ossa. Questi qua avevano questa balestra, ma non la possiamo andare a prendere, ma andiamo a clanare. A questo punto abbiamo sbloccato un ulteriore crafting e vedete il vestito. Allora, per fare i vestiti, come vi dicevo prima, vabbè, per quanto riguarda il corpetto servono solo le solite ossa, quindi va bene, vado a fare tranquillamente.
Invece per quanto riguarda gli altri accessori, non tutti, però per esempio i guanti e le scarpe, ci serve gli animali, la pelle di animali. Questi li troviamo in un'altra zona, perché questa zona qui primaria, quindi dove andiamo a nascere, ho notato che ci sono soltanto degli scheletri, boh, adesso non so come definire, degli zombie, eccetera, non ci sono animali, quindi dobbiamo andare in un'altra zona della mappa e ancora non ci fa andare, quindi dobbiamo andare vabbè, continuiamo a fare anche quell'altra cosa che erano i pantaloni e quindi li possiamo andare tranquillamente a fare, e dobbiamo andare a trovare quell'altra zona dove ci sono appunto i licantropi, cioè i lupi, oppure anche i bambi. Ecco, dovrebbe essere questa qua. Vedete che adesso la mappa interamente è tutta questa qui. Se noi andiamo dall'altra zona, questa qua, teoricamente dovremmo trovare i lupi. Almeno io l'altra volta li avevo trovati, poi adesso magari sto registrando e chiaramente sarò la solita sfortuna, avrò addosso e quindi non li troverò. Però comunque vabbè, il discorso è questo: si trovano in quest'altra foresta, da quest'altra parte. Eccoli qua, vedete? Per fortuna abbiamo trovato subito. Intanto sto anche prendendo delle fibre, perché andando con l'arma a picchiare sopra gli oggetti vado anche a raccogliere le fibre, la legna, la pietra, eccetera. Allora, vedete, animal hide, quindi la pelle di questo qua. Quest'altro se ne va per i cavoli suoi, ma io lo vado a uccidere. Tanto sto facendo anche... Dove è andato? È sparito? Ah, non lo vedevo più. Allora, questo ha dato sia la pelle che le ossa. È forse un po' random. E ok, allora qua invece ragazzi abbiamo il punto, vedete questo qua, teleport, che possiamo andare a utilizzare per spostarci da un punto all'altro. No, ovviamente lo dobbiamo andare a sbloccare. Allora, questi invece, i cerbiati, ci danno anche loro la pelle, però sono un po' più difficoltosi da andare a uccidere, perché vedete che scappano via. In questo momento non ho voglia di andarle a fare, però il concetto è sempre lo stesso. Dove stiamo andando? Allora no, seguiamo la strada principale, in modo che teoricamente, comunque adesso che mi viene in mente, dovremmo avere abbastanza pelle da andare a fare i nostri oggetti. Allora, questo si è messo ovviamente in coda, quindi lo farà dopo. Intanto è arrivato il solito lupo, quindi andiamo a fare ancora un po' di pelle. Ok, e procediamo un po'. Oh mamma, è pieno di lupi qua. Comunque non ce ne serviva tantissimo, però ne stiamo trovando veramente tanta. Adesso vediamo se... Allora ragazzi, invece un'altra cosa che ho notato che ci ha dato nuova è questa qui. Vedete che, ecco cosa servivano i topi, non mi ricordavo più, però l'avevo visto. In questa zona qua, a differenza di quella precedente, ho notato che non ci stanno i topi, almeno a primo acchito non ci stanno, quindi i topi li trovate più dall'altra parte, però ci servono per andare a fare questa pozione che ci va a dare un po' più di vita. Adesso la andiamo a craftare, ci vogliono 20 secondi per farla. E aspettate che non vi ho detto poi cosa ci serve. Ci serve un topo, la fibra che abbiamo visto che si va a raccogliere andando a picchiare, cliccare col mouse insomma sopra le piante, e poi infine le solite ossa. Quindi allora vediamo cosa succede quando io la vado a ma chi è che ci spara, ragazzi? Oddio, ma che è questo? Allora, è anche vero, ecco ragazzi, cioè proprio siamo stati fatti fuori così in 448, che durante il nostro cammino, almeno l'abbiamo subito visto, possiamo andare a incontrare dei boss. Questo sicuramente era un bel boss di livello 16 addirittura, quindi altamente superiore, infatti mi ha quasi shottato e ci ha ucciso. Allora, c'è da dire per quanto riguarda il fatto che andiamo a morire che ci sono diverse possibilità, ossia, allora, intanto dobbiamo fare il tasto X e rinascere,
e quindi qua ci chiede dove vogliamo andare a rinascere, visto che siamo vicini al nostro corpo, perché vedete, allora vediamo se si può ingrandire, questa cosa rossa qui, la tomba, è il nostro corpo, quindi noi ritorniamo qui al Vampire Gate, purtroppo, e dobbiamo andare a raccogliere, perché credo che abbiamo perso un po' di roba, anzi no, abbiamo perso proprio un po' tutto quello che avevamo all'interno dell'inventario. Allora, per fortuna, come potete notare, il minimappa ci va a segnare subito dov'è la nostra tomba. Dobbiamo tornare lì, ma in questo caso devo anche tornare e stare attenta, perché c'era quello, ecco, vedete, come vi dicevo prima, che adesso è diventato giorno e purtroppo è veramente impossibile in questo momento andare a giocare. Dobbiamo aspettare che torni la notte. Questa è un po' una cosa iniziale, quando iniziamo a giocare e arriva le ore, vedete che adesso siamo a mezzogiorno, quindi è l'ora più calda del giorno, proprio non possiamo minimamente stare alla luce solare perché andiamo bruciati, proprio bruciati vivi. Intanto vabbè, andando a fare tutta l'armatura abbiamo sbloccato una nuova ricetta della ascia di ossa, e quindi andiamo a climbare, e ovviamente credo che anche questa qui ci chiederà delle ossa, andiamo a vedere. Sì, 14, però comunque io non ne ho più, per il semplice fatto che ho droppato tutto. Allora vediamo se si riesce, ma credo di no, a stare un po' nell'ombra senza andare a toccare zone col sole, ma è molto difficile perché quando ci sono gli alberi, vedete, è buio. Però invece se io mi vado a mettere nelle zone sarà un po' difficoltoso arrivare a prendere. Dove sto andando poi? Nella parte sbagliata, ecco, non solo il sole, nella parte sbagliata della zona. Allora abbiamo anche metà vita, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ecco, qui c'è pieno luce, dobbiamo sempre stare tra le foglie praticamente, ed è scomodissimo. Come vi dicevo, poi più avanti potremo andare a creare la nostra base e anche andare a creare, ho sentito dire, una specie di nebbia che ci permetterà di uscire intorno alla nostra base. Non credo che sia con un raggio enorme. Ah, guardate chi c'era qua, ma dai, qualcun altro, poi scappiamo, ci dobbiamo girare bene per poi scappare. E lì in una zona che forse probabilmente non riuscirò mai più, aiuto, a raccogliere il mio bottino, il mio loot, perché c'è pieno di creature, quindi bisogna anche stare molto attenti dove andiamo e di non andare a beccare questi elite o boss, chiamateli come volete, oppure creature di livello alto. Va bene, allora ragazzi, per il momento, guarda, ma stanno anche uccidendo quella povera bestia, il che il fatto di avere poi un arco, in questo caso una balestra, è abbastanza interessante, perché vedete ha fatto parecchio danno al cerbiatto, e quindi i cerbiatti sono difficili da andare a killare. Oh, mi sono spostata, perché mi sono spostata così? Niente, dobbiamo stare nascosti, se no moriamo di nuovo. Allora speriamo che quei tizi là si vadano a spostare, da poter andare a recuperare il nostro bottino. Però qua appena ci spostiamo c'è anche il problema della luce, dovremmo attendere la notte, così siamo più facilitati nel muoverci. Dov'è che era il nostro bottino? Che io non vedo niente qua. Ah, vedete quella cosa rossa? Allora, prima che tornino quei disgraziati, ci andiamo a prendere tutto e scappiamo via. No, sono ancora qui. Purtroppo questa magari non è un'ottima strada, perlomeno ai nostri livelli, che ancora stiamo lavorando sulle cose primarie. Allora, dobbiamo andare a fare gli alberi. Torniamo indietro, ci mettiamo in un posto al buio. Qua dovrebbe essere abbastanza al buio, e andiamo a fare. Allora vedete che andando a fare questi due, ossia sia l'albero che la pietra, in pratica andiamo a fare sia la legna che appunto la pietra, e quindi finché ce lo fa fare noi andremo a picchiare. Dobbiamo andare a distruggere 3 alberi, quindi questo è il primo. Ok, una volta che cade ci darà il punteggio, nel senso che abbiamo buttato giù uno,
adesso andiamo a buttare il secondo e ne dobbiamo fare 3. Però adesso io, come una stupida, però sta diventando buio per fortuna, li stavo andando a togliere, però andando a toglierli se è giorno è un po' un problema, perché praticamente ecco, vedete, la luna è sorta, quindi adesso noi possiamo tranquillamente girare, per fortuna. Allora, intanto stiamo facendo un mucchio di legna e quindi abbiamo fatto i 3 alberi e adesso ci possiamo andare a craftare la nostra ascia. Dunque la nostra ascia è questa qui, richiedeva poche cose. Ok ragazzi, allora queste sono le nozioni praticamente di base che finora ho scoperto. Poi ci farà fare, scusate, mi sbloccherà la ricetta, come potete vedere, per la mazza di ossa, e quindi anche per la mazza di ossa credo che ci serviranno solamente, se non ricordo male, le ossa, quindi posso andarla subito a fare, e a questo punto ci andrà a sbloccare i primi pezzi per andare a costruire il nostro castello, ma questo magari lo vedremo in un prossimo episodio. Allora ragazzi, vi ringrazio di aver seguito. Naturalmente vi chiedo di mettere un bel mi piace a questo video per sostenere questa serie. Se volete vedere altri video fatemelo sapere, ovviamente su questo gioco, qui sotto i commenti. E che dire, che altro c'è da dire? Naturalmente se ancora non l'avete fatto andate a iscrivervi subito al canale attivando tutte le campanelle, in modo che ogni volta che vado a mettere un video nuovo sarete avvisati. Ciao a tutti e alla prossima!